Una delle aziende di cui si parla un po' troppo poco tra gli appassionati, tra gli YouTuber in Italia e all'estero è indubbiamente Eberhard. Un'azienda che a me invece piace tanto, di cui ho già parlato, abbiamo già affrontato e raccontato la storia di Eberhard in un precedente video qui su Talk che vi invito a guardare e di cui voglio parlarvi anche in questa nuova puntata di Talk qui nella nostra stanza degli orologi grazie a Nicola che ci ha inviato due dei suoi splendidi Eberhard che vale la pena raccontare perché ci sono dei particolari, secondo me, che in foto e in video spesso sfuggono. Come sempre parliamo di orologeria, di storia degli orologi, non ci sono link per acquistare orologi, sconti, promozioni, no, parliamo di orologi, come abbiamo sempre fatto. Benvenuti quindi in una nuova puntata di Talk. Sigla. Prima di continuare con il nostro video su Eberhard, volevo consigliarvi di andare a visitare clockface.it. Ne abbiamo già parlato, si tratta del nostro sponsor ufficiale, che si ripropone di essere il crono 24 italiano, ma dedicato agli appassionati. Sì, perché su clockface.it hanno grande spazio tanto gli orologi di lusso quanto anche gli orologi economici, più facili e che più acquistiamo noi appassionati, ma soprattutto i micro brand e soprattutto i micro brand italiani con i quali sarà anche possibile confrontarsi, perché Clockface contiene anche il portale Clock Live, all'interno del quale ogni venditore, ogni micro brand e anche noi influencer che facciamo parte del team di Clockface porteremo avanti delle discussioni in live con i venditori, con i creatori, con gli appassionati, in maniera tale da creare una vera e sana community dell'orologeria italiana che gravita attorno agli appassionati. Il sito naturalmente è del tutto gratuito, clockface.it, vi consiglio di andarlo a vedere e a curiosare perché ci sono tante cose interessanti e tanti progetti che inizieranno a breve. E ora continuiamo con il nostro video su Eberhard. Fondata nel 1887 alla Chaux de Fonds da Georges Eberhard, l'azienda nel corso degli anni, nel corso dei decenni e dell'ultimo secolo ha avuto un ruolo di spicco nel mondo dell'orologeria, sebbene da ultimo si parli un po' troppo poco di Eberhard. Eppure oggi Eberhard è un'azienda italiana, gestita da italiani, in particolare da Barbara Monti, amministratore delegato, e Mario Peserico in qualità di direttore generale. E a parte l'italianità che c'è dietro Eberhard, ciò che mi è sempre piaciuto è la ricerca con grande sobrietà di qualche innovazione e di qualche stilema che ha reso unici determinati orologi. Sì, perché aprendo la confezione che mi ha inviato Nicola con all'interno un Chrono 4 e un Eberhard 8 giorni, ciò che mi è subito saltato all'occhio è la grande sobrietà, la grande eleganza di questi orologi che sotto i riflettori del nostro studio, della nostra stanza degli orologi, hanno restituito grande eleganza nonostante i loro quadranti bianchi qualcuno potrebbe sostenere che siano piatti, a tratti banali. Beh, dal vivo non è assolutamente così, anzi dal vivo mi ha stupito la bellezza di questi quadranti bianchi e la loro sobrietà per l'appunto. In particolare mi ha stupito tantissimo l'8 giorni che non avevo mai avuto modo di provare dal vivo e di provare al polso e mi ha stupito proprio questo aspetto sobrio, molto elegante, quasi art déco di questo orologio, anche associato al suo bracciale in metallo molto sottile rispetto invece a quello che è la testa dell'orologio e che mi ha riportato un po' indietro nel tempo, quasi appunto alla Belle Époque, gli anni 30 e 40, orologio a cui si ispira l'8 giorni. Un orologio davvero che al polso mi ha stupito per la sua bellezza e per come veste in maniera elegante il polso, così come potete vedere nei video che ho potuto girare. Ed è un orologio che mi è piaciuto particolarmente anche per la sua ricercatezza tecnica, tant'è che appunto è un 8 giorni. Significa che è un orologio manuale con riserva di carica di 8 giorni, così come indicato anche dalla sfera dedicata sul quadrante. È un 41 mm ma veste come un orologio più piccolo anche grazie al suo lag to lag contenuto e le sue anse da 19 mm. E questi 8 giorni, anche per rispettare un listino davvero basso per un orologio così bello e così tecnico, sono garantiti da un movimento su base ETA 7001. Un movimento non di manifattura, ma chiaramente non potrebbe essere in altro modo anche appunto grazie al suo prezzo, ma che comunque ha dei dettagli tecnici molto interessanti come l'unica
unico bariletto che garantisce appunto 8 giorni di riserva di carica. Per il resto, come dicevo, è un orologio che mi ha stupito per la sua bellezza, per la sua semplicità, anzi per la sua semplice bellezza, soprattutto al polso, anche grazie al suo quadrante che sembra quasi di porcellana per quanto è bello questo bianco, e i numeri arabi che si stagliano neri su questo fondo bianco e che regalano all'orologio un'eleganza senza tempo. Insomma, non lo conoscevo, non lo avevo visto dal vivo quantomeno e non lo avevo provato al polso, e devo dire invece che aprendolo e scoprendolo mi ha conquistato immediatamente. Cosa che era già successa con il Chrono 4, perché quello è un orologio che ho avuto e che mi pento un po' di aver dato, tant'è che molto spesso penso di ricomprarlo, nonostante sia purtroppo, a mio avviso, un orologio molto bistrattato dagli appassionati. Innanzitutto perché è un orologio strano, però è anche vero che è iconico, è unico nel suo genere e soprattutto, almeno quando l'ho comprato io, si trovava davvero a un prezzo molto basso, attorno ai 1000 euro. Oggi costa un po' di più, però è anche vero che rimane un orologio davvero unico, un orologio straordinariamente unico, e se piace credo che non possa assolutamente mancare in una collezione. Sì, perché poi gli orologi piacciono o non piacciono, non è obbligatorio acquistarli, ma quantomeno vanno sempre provati al polso. Beh, questo Chrono 4, che come ho detto già conoscevo, al polso mi è piaciuto ancora di più, anche lui con questo bellissimo quadrante bianco e i suoi subcontatori cerchiati che riflettono tantissimo sotto la luce. E questi 4 contatori sono anche il motivo della discordia di questo Eberhard Chrono 4, sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista tecnico. Sì, perché esteticamente l'orologio può piacere o non può piacere, come dicevamo, è chiaro che si tratta di un unicum nel suo genere e un cronografo con 4 contatori in linea non sempre riscuote grande successo, e questo è comprensibile. Dall'altra parte però sotto il quadrante c'è come hanno messo 4 contatori in linea. Beh, si tratta di una soluzione tecnica a detta di molti non proprio pregiatissima, ed effettivamente si tratta di un rimando di ruotismi che portano i movimenti del cronografo su base ETA 2894-2 con i classici 3 contatori disposti a ore 3, 6 e 9, e che poi la casa di La Chaux de Fonds ha invece modificato rimandando i subcontatori e i loro movimenti ai 4 contatori in linea attraverso un complicato sistema di ruotismi. Nel corso del tempo il Chrono 4 è stato anche aggiornato, rivisto, rimodernato. Sono delle modifiche che in realtà non mi sono piaciute, lo hanno visto ingrandirsi un po' troppo fino a 42 mm, diventare anche un po' troppo sportivo per quello che secondo me invece è un cronografo che dovrebbe rimanere sobrio, elegante e unico proprio nel suo genere, quindi non un cronografo da gara, un cronografo da pista, bensì un cronografo in stile Eberhard, e quindi sobrietà ed eleganza. Per quanto se ne dica e anche per esperienza personale, devo dire sinceramente che problemi di Eberhard Chrono 4 non ne ho mai sentiti né ne ho mai riscontrati. È vero, c'è qualcuno che ha parlato di fragilità di alcuni orologi, ma io ho letto di fragilità di tantissimi orologi. Il Chrono 4 non è un orologio che ha dato problemi nel corso del tempo, è soltanto un orologio che è stato molto criticato ma altrettanto amato nel corso del tempo. A me continua a piacere, come ho detto anche nella chat Telegram dove ci confrontiamo ogni tanto con tanti altri appassionati, e continua a piacere perché è un orologio che forse un po' lego a dei momenti belli della mia vita, momenti in cui comprai quell'orologio, ma anche perché è un orologio davvero unico, uno di quegli orologi che attirano l'attenzione di un appassionato, soprattutto perché sono molto rari da vedere al polso. Fermi, so già che nei commenti qualcuno dirà che è raro perché è brutto. Beh, per me non è così. E come dico sempre, e ho già detto per l'Eberhard 8 giorni, provateli prima al polso, perché la percezione cambia completamente. Il Chrono 4 non può piacere a tutti, è troppo particolare perché piaccia a tutti, però è uno di quegli esempi di orologeria, di intuizione, di innovazione che forse un po' manca negli ultimi tempi. Insomma, questi erano i 2 Eberhard che ci ha inviato Nicola, che ringrazio tantissimo per avermi dato la possibilità di parlarvene in questo nuovo video, e naturalmente nei commenti vorrei sapere che cosa ne pensate di Eberhard e di questo Chrono 4 che fa tanto discutere. Io vi ringrazio per essere stati con noi nella nostra stanza degli orologi ancora una volta, ci vediamo in una prossima puntata qui su Talk. Ciao!